Ciao, sono Alberto Raverdino e questo è Recensito. Eccolo qua, il gesto che mi piace tanto, guardate che meraviglia. Se siete interessati a un casco estremamente innovativo, benvenuti, siete nel video giusto. Caberg introduce questo nuovo casco l'Evo 2 che non ha nulla a che fare col modello precedente, ma proprio nulla, calotte, interni, materiali, tutto estremamente nuovo e tra l'altro tra tutte queste novità ce n'è una davvero particolare. Per la prima volta nella storia dei caschi, ecco qua, NFC, sistema di comunicazione attraverso un chip che viene inserito in questa zona del casco, che consente al primo soccorritore, appunto in caso di incidente, di ricevere i dati, quelli che servono, quindi numeri di telefono utili, gruppo sanguigno, tutto quello che precedentemente il possessore, il proprietario del casco ha inserito nell'app di Caberg. Per quanto riguarda le altre caratteristiche del Evo 2, insomma, considerate che si tratta di un casco in fibra di vetro, una bella calotta con un design sportivo destinato quindi a un pubblico che vuole un casco da turismo con un piglio un attimino, un pochino sgarzolino. Vedete quindi un bel profilo, la parte posteriore che diventa un pochino più lunga per favorire l'aerodinamica e quindi evitare turbolenze, una visiera ben realizzata. Tra l'altro a suo favore ha anche il pulsantino per la chiusura di sicurezza, quindi è impossibile che si apra accidentalmente e questo garantisce sicurezza proprio agli occhi in caso di caduta, quindi rimane ben serrata. Per aprirla è sufficiente premere qua il pulsante bello grande, quindi anche con i guanti non ci sono grossi problemi, lei si sgancia, si apre ed è una visiera che può ospitare anche il pin lock, quindi per evitare appannamento. Non manca naturalmente la visiera secondaria, quella fumé, eccola qua, con un semplice gesto nella parte sinistra del casco, vedete qua c'è una levetta, lei si alza e si abbassa molto velocemente, quindi un movimento fluido, preciso, molto ben realizzato. Gli interni, eccoli qua, intanto i guanciali sono removibili, quindi anche questo in caso di sinistro, in caso di incidente, il primo soccorso potrà, tirando questi lacci rossi, togliere, sganciare i guanciali. E poi per il resto i tessuti sono tutti anallergici, molto morbidi al tatto, una bella vestibilità sicuramente, che poi dopo nella parte quando proveremo il casco potremo sicuramente apprezzarla. La chiusura è una doppia D e poi ci sono naturalmente anche qua un sottogola per l'utilizzo nel periodo più freddo, nel periodo invernale. Un altro aspetto interessante è che la visiera è removibile senza attrezzi, quindi c'è semplicemente qua una bella levetta e tutto è molto comodo. Classiche le prese d'aria, due sotto qua sulla mentoniera che indirizzano l'aria verso la visiera e poi due sopra con relativi estrattori, eccoli qua. Il peso, anche questo aspetto interessante, fibra di vetro 1450, carbonio 1350. Direi che siamo arrivati quindi al punto in cui io mi infilo il casco, mi cambio un attimo, andiamo a farci un bel giro per vivere così le prime impressioni a caldo, al primo utilizzo. Andiamo, dai! Eccoci arrivati da questo bel giretto, devo dire la verità, sempre bello andare a spasso in moto e possiamo finalmente arrivare alle considerazioni a caldo, al primo utilizzo, le sensazioni. Allora, che dire? Allora, intanto parliamo subito della stabilità che si percepisce anche quando si va a velocità un pochino più sostenuta. Il casco è molto ben fatto dal punto di vista aerodinamico, questa appendice posteriore fa il suo dovere, il casco rimane ben saldo in testa, c'è un ottimo bilanciamento, si vede che tutto è stato pensato per non creare pressioni varie sul capo, quindi questo assolutamente positivo. Sensazione sulla visiera ottima perché ha una visibilità perfetta, non ci sono distorsioni, assolutamente zero,
Quella interna fumé per il sole è davvero azzeccata anche come grado di oscurantezza, anche il movimento è più che comodo e intuitivo. Devo dire che se uno fa un po' veloce, ecco, se uno ha un po' la tendenza a schiacciarlo veloce, un pochino di rimbalzo sul naso, magari uno ha un naso un po' prominente, potrebbe capitare, ma nel complesso siamo assolutamente nella norma. È un meccanismo che funziona molto bene. Per quanto riguarda gli interni, la sensazione è quella di una assoluta comodità, freschezza, i tessuti sono davvero ottimi, il lavoro che viene offerto dal sistema di ventilazione è molto efficace, sia per quanto riguarda sulla mentoniera. Ho provato più volte a aprire e chiudere per rendermi conto di questo e posso dirvi che funziona molto bene. Anche quello in alto qua sulla calotta ha una bella portata e l'aria tra l'altro viene diffusa all'interno del casco in maniera molto copiosa, quindi qua forse si riesce a vedere quanto spazio c'è qua dove c'è il polistirolo, ci sono davvero tanti canali, l'aria viene portata in giro in tutta la calotta per poi uscire qua dagli estrattori. Non è un casco estremamente silenzioso, ma è una cosa abbastanza normale per i caschi che hanno la predisposizione per gli auricolari, perché chiaramente questo poi dopo viene mitigato dalla presenza degli auricolari laddove proprio c'è l'orecchio, e quindi insomma è assolutamente normale che sia così. Non ci resta che tornare alla base per accessori, prezzi e considerazioni finali e i saluti. Quindi torniamo alla base, dai che andiamo. Numerosi gli optional, ce ne sono diversi. Quello forse più importante e a cui Kaberg ha dato molta attenzione è l'interfono. Eccolo qua. Qua abbiamo la scatoletta. Allora, è un interfono già predisposto per questo casco, naturalmente il casco è omologato anche per ospitare questo tipo di apparecchi. Nella parte posteriore si inserisce la batteria, ci sono gli auricolari, c'è tutto quanto serve per avere proprio il servizio di interfono. Naturalmente potete farvi aiutare dal servizio vendita di Kaberg per l'installazione, è un'operazione che vi può portare via qualche minuto, però tutto sommato ne vale la pena. Avere un interfono è sempre una buona cosa. Non è l'unico optional che potete avere su questo casco, ci sono tantissime visiere, eccole qua, ce ne sono un paio. Ricordatevi sempre che non tutte sono omologate per utilizzo stradale e quindi quelle che non lo sono vengono utilizzate prevalentemente in pista. Passiamo al capitolo prezzi: 309,99 quelli monocolore, 349,99 quelli invece con le grafiche come questo, e poi la versione invece in carbonio, quella più leggera, 429,99 euro. Potete trovare la rete commerciale di Kaberg sul sito di kaberg.it, è una rete molto vasta, quindi mi raccomando andate sul sito per vedere tutte le grafiche, tutti gli aspetti relativi a questo nuovo casco, a questo sistema nuovo NFC. Insomma, trovate tutte le informazioni necessarie. Mi raccomando, continuate a seguire il canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto e vi invito a guardare il prossimo video. Ciao!